Capitolo 1. Il calcolo geopolitico e l'ombra di Candia. L'anno è il 1684. L'eco dei cannoni ottomani, respinti a fatica sotto le mura di Vienna, risuona ancora in tutta Europa. A Venezia, nella penombra della sala del Maggior Consiglio, l'aria odora di cera consumata e legno antico. Il peso demografico della Repubblica è in calo, ma il Senato sente l'odore del sangue. L'impero ottomano è ferito, vulnerabile. Non è il momento di sognare l'antica egemonia su tutto il Mediterraneo orientale, ma è l'occasione irripetibile per recuperare i territori perduti. Il bersaglio grosso è la Morea, l'aspro e montuoso Peloponneso. Per guidare l'Armata Grossa, la flotta da guerra principale dello Stato, serve un comandante spietato, un calcolatore pragmatico. Quell'uomo è Francesco Morosini. A 65 anni, Morosini è un veterano indurito dalla salsedine e dalla polvere da sparo, ma è anche una figura politicamente polarizzante. Si porta addosso un fantasma ingombrante. 15 anni prima, nel 1669, era stato lui a negoziare e firmare la drammatica resa di Candia, l'odierna isola di Creta. Quello di Candia era stato l'assedio più lungo dell'intera storia europea moderna. 21 anni ininterrotti, di trincee, di sangue e di fiumi di ducati d'oro bruciati sotto il sole. Al suo rientro, Morosini subì un duro processo politico per la perdita della città. Fu assolto, ma in uno stato che non perdona il fallimento, quella resa lo aveva lasciato marchiato come una figura politicamente controversa. Oggi, però, la Repubblica ha un disperato bisogno del suo genio tattico. E qui emerge la natura più profonda del sistema veneziano. Una macchina di governo costruita nei secoli con un solo scopo: evitare che un singolo individuo, un nuovo Cesare o un ambizioso condottiero rinascimentale potesse ergersi sopra la Repubblica. L'oligarchia al potere richiede la ferocia di Morosini sul campo di battaglia, ma diffida sistematicamente di qualsiasi comandante diventi troppo potente o influente. Questa tensione genera un clima istituzionale freddo e calcolatore. Morosini viene affiancato dai provveditori. Non sono generali, ma magistrati civili inflessibili. Il loro compito è controllare la logistica, mantenere la disciplina e supervisionare la contabilità militare. Ogni decisione, ogni ordine, ogni singolo ducato speso deve passare sotto la loro lente amministrativa. Attorno al capitano generale, i temuti inquisitori di Stato tessono una rete di controllo capillare, raccogliendo informazioni continue per garantire la totale sottomissione dei militari al potere civile. In questa analisi prodotta dal canale Venezia e la sua storia, ricostruiamo le dinamiche geopolitiche, militari ed economiche che portarono la Serenissima a lanciare l'ultima grande guerra della sua storia. Una guerra di scala continentale. Morosini ha ricevuto il mandato e ha il comando della flotta, ma per muovere un'offensiva di tale portata, a Venezia manca la materia prima più essenziale: i soldati. E per comprare un esercito dal nulla, la Serenissima sarà costretta a riattivare un meccanismo finanziario straordinario, mettendo all'asta i suoi secolari e inviolabili titoli di nobiltà. Capitolo 2. L'appalto della guerra. Mercenari e ducati d'oro. Sui banchi di legno massiccio del mercato di Rialto, il rumore metallico delle monete scandisce il ritmo della politica. Venezia è ricca, ma soffre di un limite strutturale profondo. La Repubblica non è del tutto incapace di mobilitare truppe proprie, ma la stagnazione demografica e il sangue versato nelle lunghe guerre dei decenni precedenti presentano il conto. Mantenere un grande esercito permanente, capace di sostenere campagne estenuanti lontano dalla laguna, è ormai impossibile. La soluzione del governo è fredda, pragmatica e puramente commerciale. Se non hai soldati a sufficienza, li compri. Il Senato si affida allo strumento delle condotte. Non parliamo di alleanze ideali tra nazioni, ma di rigidi contratti militari. È un sistema ereditato dal Medioevo italiano che ora Venezia applica a scala industriale. In un cinico calcolo economico,
la Serenissima inizia ad affittare interi reggimenti da altri sovrani europei. L'esercito che si ammassa sui moli, in attesa di imbarcarsi, non parla solo la lingua di Venezia, è una babele di dialetti e uniformi. Accanto ai contingenti degli stati italiani e ai preziosi volontari greci e dalmati si accampano truppe provenienti da mezza Europa. Troviamo mercenari svizzeri, fanti inquadrati nei reggimenti imperiali, e uomini ceduti dai minori principati tedeschi. Questo mosaico militare ha un prezzo spaventoso. Gli fanti stranieri non combattono per la gloria dell'Evangelista San Marco, combattono per la paga. E la tariffa è calcolata al centesimo, versata in pesanti talleri d'argento per ogni singola testa arruolata. I registri contabili dell'epoca ci mostrano un ordine di grandezza impressionante. L'esborso iniziale sfiora i 2 milioni di ducati d'oro, un'emorragia di capitali immensa, capace di prosciugare rapidamente le riserve di metallo prezioso custodite nelle zecche di Stato. Per sostenere questo ritmo, il governo veneziano è costretto ad una manovra dolorosa. Il Senato riattiva un meccanismo finanziario straordinario, già testato con successo per finanziare la precedente e logorante guerra di Candia. La Repubblica decide di mettere all'asta il suo stesso vertice politico, il patriziato. Per secoli, il libro d'oro della nobiltà veneziana era stato un registro blindato, una casta esclusiva, fondata non su una presunta purezza di sangue biologica, ma su un rigido e antichissimo riconoscimento politico. Ora, al prezzo esorbitante di 100.000 ducati a famiglia, i ricchi mercanti borghesi possono letteralmente comprare l'iscrizione a quel libro, ottenendo un seggio vitale nel maggior consiglio. È un boccone amaro per le antiche casate veneziane, costrette a sedersi accanto ai nuovi ricchi e a condividere il potere statale, ma è l'ennesima dimostrazione del crudo realismo della Serenissima. L'esclusività aristocratica si piega, senza alcuna esitazione, pur di foraggiare la macchina da guerra. I fondi sono stati raccolti, il contingente mercenario è stato pagato e attende l'ordine di partenza. Ma avere il denaro e gli uomini non basta per invadere con successo il suolo ottomano. Ora la Repubblica deve trasformare le sue montagne di legname, canapa e ferro nella flotta d'invasione più pesante e letale del Mediterraneo. E deve farlo a ritmi industriali, prima che sia troppo tardi. Ma come si costruisce, materialmente, un'armata del genere? Capitolo 3. L'arsenale e l'ingegneria navale dell'Armata Grossa. L'odore acre della pece bollente satura l'aria. Il frastuono metallico di migliaia di martelli che battono sul legno di rovere è continuo, quasi assordante. Siamo nel cuore pulsante e segreto della potenza della Repubblica, l'arsenale di Venezia. Nello specifico, la vastissima area della Darsena Nuovissima. I mercenari sono stati pagati, ma per trasportare una forza di quasi 12.000 uomini, i cavalli e l'artiglieria pesante verso l'Oriente, il denaro non basta. Serve una flotta logistica e militare titanica, l'Armata Grossa. E per allestirla, Venezia mette in campo una spietata efficienza industriale. Dimenticate l'idea romantica del maestro d'ascia che scolpisce la singola nave. L'arsenale del 600 è una gigantesca catena di montaggio preindustriale. I veneziani lavorano con componenti rigorosamente standardizzati. Il legname arriva già tagliato a misura, il sartiame, le ancore, persino i chiodi. Tutto è numerato e stoccato in immensi magazzini. Certo, la famosa leggenda della galea montata e armata in poche ore era spesso una dimostrazione simbolica, riservata agli ambasciatori stranieri per mostrare i muscoli dello Stato, ma anche al netto della propaganda, il ritmo di produzione degli arsenoloti, gli operali specializzati governativi, rimaneva inarrivabile per le altre potenze europee. La flotta, però, non è solo composta da agili galee sottili a remi o da capienti navi a vela per i rifornimenti. Dai bacini di carenaggio escono i veri mostri del Mediterraneo, le galeazze. Immaginate delle immense piattaforme d'artiglieria. Sono mastodonti navali, larghi e inesorabili,
con un dislocamento reale che oscilla tra le 700 e le 900 tonnellate. Non sono progettate per la velocità. Ogni galeazza imbarca tra i 30 e i 40 cannoni di grosso calibro, fusi in bronzo a pochi passi dai bacini di varo. Il loro ruolo tattico è devastante. Già rese celebri un secolo prima nella sanguinosa battaglia di Lepanto, le galeazze servono a dominare lo spazio marittimo. Sono macchine progettate per il combattimento navale pesante e soprattutto per garantire un brutale e metodico bombardamento costiero sulle postazioni nemiche. È uno sforzo produttivo mastodontico, l'ultima grande fiammata industriale di una superpotenza marittima. Finalmente l'armata è pronta. Una selva di alberi maestri prende il mare. Galee, navi a vela e galeazze si muovono insieme. La flotta, al comando di Francesco Morosini, fa rotta verso la Morea, decisa a fare terra bruciata. Ma quando i fanti finalmente metteranno piede su quella terra straniera, arida e montuosa, scopriranno una verità agghiacciante. Il nemico più letale di questa guerra non li aspetta dietro le mura ottomane e non ha bisogno di sparare un solo colpo di moschetto per iniziare il massacro. Capitolo 4. Lo sbarco e l'incubo logistico del biscotto. L'anno è il 1685. Dopo mesi di preparativi, gli scarponi chiodati della fanteria mercenaria toccano finalmente la terraferma del Peloponneso. Lo sbarco in Morea, guidato da Francesco Morosini, è un'operazione vasta e metodica. Dimenticate i grandi assalti anfibi sotto una pioggia di fuoco. Spesso la conquista avviene in modo più logorante. Le guarnigioni ottomane preferiscono ritirarsi, chiudersi nelle piazze forti e negoziare, oppure cedere il terreno solo dopo lunghi assedi. Ma la ritirata nemica nasconde un'insidia tattica letale: la terra bruciata. I turchi in ripiegamento devastano le campagne, distruggono i raccolti e svuotano i magazzini. L'esercito veneziano si ritrova padrone di un territorio aspro, montuoso e completamente arido. E qui emerge il vero problema: come si mantengono in vita oltre 12.000 uomini in un paese che non ha più nulla da offrire? Un fante con mezza armatura, che scava trincee nella roccia o marcia sotto il sole greco, brucia migliaia di calorie al giorno. Serve cibo, montagne di cibo. In questo esatto momento la guerra smette di essere un affare di moschetti e diventa pura, fredda logistica. Venezia è costretta a stabilire un cordone ombelicale marittimo ininterrotto. Il perno di questa immensa catena di approvvigionamento è l'isola ionica di Corfù, un porto militare fortificato che funge da deposito per l'intera flotta. Da lì una spola continua di navi da carico fa rotta verso gli accampamenti in Morea, e le loro stive sono riempite quasi esclusivamente di un singolo vitale elemento: il biscotto. Non immaginate una prelibatezza? Il pan biscotto della marina veneziana è una galletta di pane scuro, cotta 2 volte nei grandi forni militari di Stato per eliminare ogni singola traccia di umidità. Deve essere duro come la pietra, capace di resistere a mesi di navigazione senza sviluppare muffe. Per mangiarlo, i soldati devono prima spezzarlo o ammorbidirlo nell'acqua. La fornitura di queste gallette diventa la massima priorità strategica. I diari di bordo ci svelano un difetto strutturale drammatico dell'epoca. Le navi da carico del 600 non sono perfettamente stagne. Basta il mare grosso nello Ionio per far infiltrare l'acqua salata nelle stive. E quando la salsedina tocca il biscotto, tonnellate di razioni marciscono, trasformandosi in una poltiglia maleodorante e inservibile. I registri militari raccontano di carichi gettati in mare e di una tensione crescente nei campi base. Un esercito mercenario, se malnutrito, diventa pericoloso. Il malcontento serpeggia tra i ranghi tedeschi e svizzeri, rischiando di paralizzare le operazioni. La mancanza di pane causa settimane di stallo negli assedi. Morosini si ritrova così a combattere 2 guerre parallele, una contro le mura ottomane, l'altra contro l'umidità delle stive.
È la prova spietata che, nei grandi conflitti, la logistica governa sempre la tattica. L'armata avanza a fatica, tenuta in vita dalle navi che arrivano da Corfù, ma mentre i comandanti scrutano l'orizzonte in attesa dei rifornimenti, dalle paludi stagnanti del Peloponneso si sta alzando una minaccia silente, un nemico spietato che non porta bandiere e che nessuna galea potrà mai bombardare. Capitolo 5. Il nemico invisibile e l'attrito sanitario. L'aria nelle pianure costiere del Peloponneso è immobile. Sotto il sole implacabile dell'estate greca, il vento non porta l'odore pungente della polvere da sparo, ma il fetore dolciastro dell'acqua stagnante e dei rifiuti umani. Il Peloponneso non è un'immensa palude, ma i suoi delta fluviali, le lagune costiere e le zone agricole irrigate nascondono un'insidia mortale. È proprio in queste aree che sorgono le migliaia di tende di tela grezza dell'Armata Grossa veneziana. Siamo abituati a pensare che le guerre si vincano o si perdano nel fragore della battaglia, ma la storia militare obbedisce a regole molto meno eroiche e molto più spietate. In Morea il nemico più letale non porta il turbante e non spara con cannoni di bronzo. Colpisce in silenzio. La convivenza forzata di 12.000 fanti in condizioni igieniche praticamente inesistenti è l'innesco perfetto per un disastro. Esplodono focolai di dissenteria, infezioni gastrointestinali e soprattutto devastanti epidemie stagionali di febbri malariche. I dispacci inviati a Venezia dipingono un quadro agghiacciante. Nel giro di pochi mesi le malattie arrivano a spazzare via fino a un terzo degli effettivi di alcuni contingenti. È un logoramento sistematico, un attrito sanitario che l'artiglieria ottomana non avrebbe mai potuto infliggere in campo aperto. I cerugici, i medici militari dell'epoca, sono del tutto impotenti. Con le loro limitate conoscenze praticano salassi inutili e somministrano rimedi erboristici inefficaci, mentre le tende si trasformano rapidamente in lazzaretti disperati. Questa emorragia silenziosa costringe Francesco Morosini a inviare richieste pressanti al Senato. Servono continui rinforzi per mantenere operativa l'armata, una necessità vitale che prosciuga ulteriormente le già sofferenti casse dello Stato. E proprio in questo inferno sanitario emerge il lato più cinico della guerra d'appalto. I capitani mercenari sono pagati a cottimo, ricevono i loro tallari d'argento in base al numero di uomini vivi e operativi. Un fante morto di febbre è un mancato incasso. Si innesca così una pratica tristemente nota negli eserciti mercenari del Seicento. Alcuni ufficiali iniziano a nascondere le perdite per mantenere soldati fantasma sui registri. Le morti per malattia vengono omesse, permettendo ai comandanti di continuare a incassare regolarmente il soldo da Venezia. Quando il sospetto di queste frodi raggiunge il comando, la reazione di Morosini è pragmatica e severa. Da uomo inflessibile qual è, esige un controllo rigoroso per fermare la dispersione di fondi. Ordina ai provveditori civili di eseguire ispezioni mirate nei campi, contando gli uomini effettivi uno, per stroncare le false dichiarazioni sui registri e bloccare i pagamenti illeciti. L'armata sopravvive a stento, decimata dalle febbri e inquinata dal calcolo economico. Eppure non c'è tempo per curare i malati o riorganizzare comodamente i ranghi. L'inverno si avvicina e i piani strategici di Venezia non ammettono ritardi. Le truppe sopravvissute devono smontare il campo e marciare verso nord. Li attende l'obiettivo tattico più arduo dell'intera campagna. Una piazzaforte che domina la città dal suo promontorio di roccia, protetta da un formidabile sistema difensivo medievale. Come farà l'ingegneria militare veneziana a spezzare le difese della leggendaria Acronauplia? Capitolo 6. L'ingegneria d'assedio ad Acronauplia. Il suono metallico dei picconi sulla roccia riecheggia in tutta la baia. L'aria trema per il calore dell'estate del 1686. L'Armata Grossa è arrivata davanti al suo obiettivo strategico più importante, Napoli di Romania, l'odierna città greca di Naplio. È il porto principale, la chiave di volta per il controllo dell'intero Peloponneso. Ma per prenderla, i veneziani devono superare un ostacolo formidabile,
il promontorio di Acronauplia, un enorme blocco di roccia a stratiombo sul mare, coronato da un complesso sistema difensivo medievale e bizantino, poi modificato dagli ottomani. Chiariamo subito un dettaglio fondamentale per gli amanti della precisione storica. La celebre e ciclopica fortezza di Palamidi, che oggi domina la città dall'alto, nel 1686 non esiste ancora. Saranno proprio i veneziani a costruirla molti anni dopo, tra il 1711 e il 1714. In questo momento la collina sopra Acronauplia è nuda roccia e l'assalto deve concentrarsi unicamente contro le antiche cortine calcaree difese dagli ottomani. A dirigere le operazioni di terra è il feldmaresciallo svedese Otto Wilhelm von Königsmarck, un veterano al servizio della coalizione che sa bene come l'assedio campale non sia una carica eroica e disordinata. L'assedio è pura geometria, è matematica applicata alla distruzione. Königsmarck sa che lanciare la fanteria in campo aperto contro quelle mura significherebbe un massacro. La soluzione è la tecnica dell'assedio formale, lo scavo delle trincee di approccio. I guastatori veneziani lavorano di notte e sotto il sole a picco, scavando profondi camminamenti a zigzag nel terreno pietroso. Questa linea spezzata è calcolata al millimetro per impedire ai proiettili nemici di infilarsi dritti nella trincea con un tiro d'infilata. Metro dopo metro, tra la polvere di calcare e il sudore, gli artiglieri avvicinano i loro pezzi pregiati. Sono pesanti cannoni da breccia fusi in bronzo, capaci di sparare massicce palle di ferro da 24 e 48 libbre, con l'unico scopo di martellare lo spessore delle mura fino a farle collassare. Ma Francesco Morosini non si accontenta di stringere la morsa solo da terra, vuole spezzare la difesa ottomana attaccando anche dal mare. E qui l'arsenale di Venezia cala il suo asso nella manica: le galiote a bombe. A prima vista sembrano imbarcazioni leggere, ma al loro interno nascondono una struttura eccezionale. I maestri d'ascia veneziani le hanno rinforzate con massicce e complesse gabbie in legno di rovere incrociato. Un'impalcatura interna formidabile, progettata per assorbire l'immenso rinculo verticale dei mortai. Senza questo rinforzo, la forza dell'esplosione sfonderebbe il ponte della nave, compromettendone la stabilità o mandandola a fondo in pochi secondi. Le galiote veneziane, invece, resistono all'impatto. Diventano così delle letali piattaforme d'artiglieria mobili. Mentre Königsmarck martella le mura da terra, Morosini fa piovere bombe esplosive direttamente dentro i cortili della fortezza, scavalcando le difese di pietra direttamente dal mare. Presa in questo spietato e metodico fuoco incrociato, Acronauplia alla fine capitola. Venezia ha conquistato quello che diventerà il centro amministrativo del suo nuovo dominio. Ma Morosini sa che per isolare del tutto i turchi e tagliare le loro vie di rifornimento deve spingersi oltre la penisola, deve colpire l'Attica e marciare verso una città leggendaria dove i suoi artiglieri saranno chiamati a calcolare una traiettoria balistica destinata a sfregiare per sempre la storia dell'arte. Capitolo 7. L'obiettivo Atene e la balistica dei mortai. Settembre 1687. L'armata grossa lascia il Peloponneso e sbarca in Attica. L'obiettivo strategico di Francesco Morosini è chiaro: tagliare definitivamente le vie di rifornimento terrestri del nemico. Ma sulla sua strada si erge un ostacolo imponente. La guarnigione ottomana si è asserragliata sull'Acropoli di Atene, trasformando la culla della civiltà classica in una fortezza apparentemente inespugnabile. Per stanarli, il feldmaresciallo Königsmarck fa posizionare le batterie di artiglieria sulla collina di Filopappo, a poche centinaia di metri di fronte all'Acropoli. Ma questa volta i lunghi cannoni da breccia usati a Napoli di Romania sono inutili. Non si può sfondare con un tiro teso e orizzontale una muraglia di roccia naturale alta decine di metri. Serve un approccio diverso, serve il tiro curvo. L'attenzione si sposta su armi dall'aspetto tozzo e brutale: i mortai veneziani. Non sono macchine progettate per perforare, ma per scavalcare. Sono massicci cilindri di bronzo,
inclinati verso il cielo a 45 gradi. La guerra in questo momento non è più uno scontro di fanteria, ma una scienza esatta. I comandanti delle batterie, tra cui l'ufficiale Antonio Mutoni, devono calcolare matematicamente la distanza balistica tra la collina e l'acropoli, calibrare l'angolo e pesare al milligrammo la carica di lancio per la Colobasto. Il proiettile che viene calato nella canna non è una palla di ferro pieno, è una bomba a scoppio ritardato. Una sfera cava di ghisa, riempita a sua volta di esplosivo e dotata di una propria miccia, che può arrivare a pesare centinaia di libbre. Ma il vero terrore degli artiglieri non è il nemico barricato sul tempio, è l'innesco. Nel 600, sparare con un mortaio richiede una procedura letale e tesissima, chiamata tecnica a due fuochi. Immaginate la scena. Il pesante pezzo di bronzo è carico. L'artigliere veneziano ha in mano il buttafuoco acceso. Prima deve dare fuoco alla miccia della bomba, che sporge direttamente dalla bocca del mortaio. Poi, una frazione di secondo dopo, deve accendere la carica di lancio alla base del pezzo. È una corsa contro il tempo e contro la morte. Se l'artigliere esita per paura, o se la carica alla base fa cilecca, la pesante bomba esploderà ancora dentro il tubo, vaporizzando l'intera squadra nel raggio di decine di metri. La tensione sulla collina di Filopappo è assoluta. I calcoli sono stati eseguiti. I mortai sono puntati verso il Partenone, l'edificio più grande dell'Acropoli, dove i disertori affermano che i turchi abbiano ammassato le loro riserve di polvere da sparo. Il 26 settembre l'ordine viene impartito. Le micce sfrizzolano, i mortai tuonano, sputando fumo denso e fuoco. Una bomba balistica si alza nel cielo serale dell'Attica, tracciando una parabola geometricamente perfetta, destinata a sfregiare per sempre la storia dell'umanità. Ma quale sarà l'esatto esito di quell'impatto? Capitolo 8. L'esplosione del Partenone, il paradosso di una vittoria. Il proiettile veneziano scende dal cielo serale, è una pesante massa di ghisa, incontra le antiche coperture del Partenone e sfonda l'edificio. All'interno, nel buio della cella millenaria, la guarnigione ottomana ha commesso un errore fatale, ha ammassato lì la sua riserva strategica di polvere da sparo. La detonazione squarcia l'Attica, un boato sordo, violentissimo, che fa tremare la terra di fronte alla collina di Filopappo. L'onda d'urto solleva un'immensa nuvola di polvere e calcare, spazzando via in una frazione di secondo la perfezione architettonica dell'antichità. Gran parte della cella interna collassa su se stessa. Ampie sezioni del colonnato dorico originale si spezzano e crollano, sotto una pressione incalcolabile. Sotto quelle macerie fumanti si stima che perdano la vita centinaia di persone. L'Acropoli si arrende. Venezia ha conquistato Atene. Di fronte a uno dei danni collaterali più gravi della storia, qual è la reazione del comando veneziano? Per capirlo, dobbiamo leggere il dispaccio ufficiale inviato da Francesco Morosini al Senato. Sono parole che oggi ci lasciano sgomenti. Nessun rammarico, nessuna riflessione sul tempio classico. Morosini liquida la distruzione in modo freddo, burocratico, definendola semplicemente un fortunato colpo. È la sintesi perfetta dell'etica militare del Seicento. Il realismo spietato annulla ogni romanticismo. L'efficacia tattica ha la preeminenza assoluta sull'archeologia. Il Partenone, per i veneziani, non era un tesoro dell'umanità, era un deposito di munizioni nemico e come tale andava neutralizzato. Ma la vittoria militare nasconde un paradosso letale. L'esultanza per la presa di Atene dura poco, perché la realtà strategica presenta subito il conto. Atene è una città isolata nell'entroterra, lontana dalle sicure rotte di rifornimento navali veneziane, e la minaccia più grave non è la logistica o il clima, è il ritorno del nemico. Un grande esercito ottomano si sta raggruppando per lanciare una massiccia controffensiva.
Difendere l'Attica in quelle condizioni di estrema vulnerabilità è impossibile. Così nel 1688, dopo circa un anno di occupazione, la pressione militare costringe Morosini a una decisione umiliante ma necessaria: evacuare. I veneziani si ritirano, imbarcandosi di nuovo sulle loro navi. Si lasciano alle spalle una città abbandonata e un capolavoro architettonico in rovina. La macchina bellica veneziana ha dimostrato la sua terrificante potenza di fuoco. Il suo comandante si prepara ora a ricevere il premio supremo, il titolo più alto e sacro che la Repubblica possa concedere a un uomo in vita. Ma dietro la gloria apparente e i nuovi confini tracciati sulle mappe, i contabili di Stato stanno facendo i loro calcoli. Un impero così vasto, conquistato a colpi di mercenari e cannonate, quanto sangue costerà ancora alle casse di una repubblica ormai allo stremo? Capitolo 9. Karlowitz e il disastro economico del Peloponnesiaco. L'inverno del 1699 stringe in una morsa di gelo la cittadina di Sremski Karlovci, nei Balcani. All'interno di una tenda riscaldata da grandi bracieri, il raschiare di una penna d'oca sulla pergamena mette fine a 15 anni di massacri. Il Trattato di Karlowitz ridisegna i confini dell'Europa. La Repubblica di Venezia ottiene il riconoscimento ufficiale delle sue conquiste. Nasce il Regno di Morea. È la massima espansione territoriale seicentesca della Serenissima. Il grande architetto di questa vittoria, però, non è seduto a quel tavolo per festeggiare. Francesco Morosini era stato eletto doge nel 1688, mentre era ancora al comando delle truppe al fronte, un evento rarissimo nella storia istituzionale veneziana. Il Senato gli aveva persino conferito il titolo di Peloponnesiaco, un onore assoluto, l'equivalente di un antico cognome trionfale romano. Ma la guerra lo ha letteralmente consumato. È morto nel 1694, stroncato dalla fatica durante una nuova campagna militare navale, proprio in quel mare che aveva brutalmente dominato. Con la firma della pace, i cannoni tacciono e iniziano a parlare i contabili. Lontano dai campi di battaglia, nelle stanze silenziose dei magistrati veneziani, i registri finanziari svelano una verità amara. Il nuovo regno di Morea non è una risorsa, è una voragine economica. Venezia ha vinto la guerra, ma scopre di non avere i mezzi per finanziare la pace. Difendere quella vasta penisola richiede l'invio costante di guarnigioni permanenti e la progettazione di nuove, immense fortezze per prevenire il prevedibile ritorno degli ottomani. I futuri cantieri per la titanica fortezza di Palamidi, a protezione di Napoli di Romagna, nasceranno proprio da questa costante angoscia difensiva. Costruzioni ciclopiche che dissanguinano un erario pubblico già prosciugato da 1 decennio e mezzo di pagamenti ai mercenari. Ma l'analisi dei documenti ci rivela un difetto strutturale ancora più grave, un limite logistico che nessuna fortezza di pietra può risolvere: il problema demografico. Il Senato sa perfettamente che per controllare e rendere produttivo un territorio bisogna riorganizzarne il tessuto sociale. Il governo cerca di ricostruire il sistema agrario, offrendo incentivi e concessioni di terre per attrarre nuovi coloni. Non cercano solo cittadini veneziani. La Repubblica tenta di integrare popolazioni greche e locali, albanesi e profughi balcanici. Tuttavia, l'operazione di rilancio fallisce. E non per un cieco odio religioso. Gli ortodossi, in molti casi, preferivano il dominio di Venezia a quello ottomano, perché la Serenissima garantiva loro una certa autonomia e non interferiva pesantemente con le pratiche del culto ortodosso. Il vero collasso è puramente amministrativo. La scarsa integrazione economica, le infrastrutture devastate dalle tattiche di terra bruciata e i costi di gestione altissimi rendono il Peloponneso un peso insostenibile. Un'immensa area presidiata militarmente, ma incapace di generare la ricchezza necessaria a mantenersi. Venezia ha tracciato orgogliosi confini sulle mappe geografiche, ma è consapevole di non avere la forza economica per blindarli. Per tentare di mappare ed estrarre ogni singolo ducato da quella terra sfuggente, il governo deciderà di ricorrere alla sua arma più sofisticata, l'ingegneria burocratica.
ma basterà la fredda precisione dei registri statali per fermare la collera di un impero pronto alla vendetta. Capitolo 10. Il catasto Grimani e la riconquista ottomana. Negli archivi silenziosi di Venezia, l'odore della polvere da sparo lascia il posto a quello dell'inchiostro e della pergamena antica. I cannoni tacciono, ma la Serenissima ha ancora un'arma da sfoderare per dominare il Peloponneso: la sua leggendaria burocrazia. Con un erario prosciugato dalla guerra e una cronica carenza di coloni, il Senato decide di applicare il suo strumento di controllo più sofisticato. L'obiettivo non è solo mappare la ricchezza per massimizzare il prelievo fiscale, ma tentare di riorganizzare la produzione agricola e stabilizzare un territorio frammentato da 15 anni di battaglie. Nasce così un capolavoro di ingegneria amministrativa, il catasto Grimani. Tra il 1698 e il 1701, squadre di agrimensori e ingegneri veneziani battono a palmo l'intera penisola. Il loro compito non è combattere, ma misurare. Con una precisione maniacale registrano ogni dettaglio. Elencano l'estensione esatta dei campi coltivati, le proprietà, i pozzi, la popolazione. Arrivano persino a contare e registrare ogni singolo albero da frutto e pianta di ulivo presente sul territorio. È una colossale infrastruttura di sorveglianza statale. Sulla carta, i magistrati a Venezia hanno il controllo totale della loro nuova provincia. Ma la carta, per quanto meticolosa, non ferma gli eserciti. L'illusione del controllo veneziano dura appena 15 anni. L'impero ottomano non ha mai accettato la perdita della Morea, ha ricostruito le sue forze, ha riempito i magazzini logistici e ha compreso la debolezza strutturale del nemico. Venezia ha costruito fortezze imponenti, ma non ha gli uomini per presidiarle in modo efficace. Nell'estate del 1715 la tempesta si abbatte sul Peloponneso. Un immenso esercito ottomano sferra il suo contrattacco. È una valanga militare. Di fronte a una schiacciante superiorità numerica e a una perfetta coordinazione tattica nemica, le difese veneziane si ritrovano drammaticamente isolate. I blocchi di pietra delle nuove mura non bastano a fermare l'urto. Alcune guarnigioni tentano una disperata resistenza, ma vengono soverchiate in breve tempo. Altre, consapevoli del totale isolamento e dell'impossibilità di ricevere rinforzi via mare, sono costrette a capitolare rapidamente. In pochissimi mesi, l'intera penisola viene riconquistata dai turchi. Il capolavoro tattico di Francesco Morosini, costato 15 anni di sangue e milioni di ducati d'oro, viene cancellato dalla storia. I registri perfetti del catasto Grimani diventano inutili se non per ricordare ai contabili veneziani le dimensioni esatte di un disastro geopolitico. La guerra di Morea si chiude così, rivelandoci una verità fredda e inesorabile. Il genio militare di un singolo comandante non può alterare la realtà strutturale di uno Stato. Venezia aveva vinto le sue battaglie, ma aveva esaurito il suo motore demografico ed economico. L'ultimo eroe della Repubblica aveva regalato alla sua patria un'illusione di onnipotenza, estendendo i confini di un impero che, semplicemente, non aveva più la forza di esistere. La storia di Francesco Morosini ci ricorda che il vero potere di una nazione non si misura solo nello spessore delle sue fortezze o del calibro dei suoi cannoni, ma nella solidità della sua società. Se questa indagine razionale, cruda e senza filtri sulle meccaniche del potere veneziano vi ha appassionato, vi invito a iscrivervi al canale Venezia e la sua storia. Lasciate un mi piace e condividete le vostre riflessioni nei commenti per aiutarci a portare alla luce nuovi affascinanti ingranaggi del nostro passato.